la Nutella da sola è buona, la pizza da sola è buona, la pizza sulla Nutella non lo so, per adesso ho provato solo quella con il ragù, spoiler. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, io sono Ale e nel video di oggi voglio parlarvi dell'ultima arrivata in casa Eco, ovvero la Aire Stealth Matte Black, che è quel nero satinato che è super accattivante. Prima di provarla ho letto la scheda tecnica ed è saltato fuori che risulta essere l'unione tra due chitarre, ovvero la Eco Aire Standard e la Eco Aire Relic. Questi due strumenti presi singolarmente sappiamo già che funzionano e sono ben riusciti. In questo video cerchiamo di capire se l'unione tra queste due chitarre è una cosa che funziona oppure no. La caratteristica principale di questa chitarra è l'essere nera in ogni sua componente. Però, come al solito, iniziamo dalle caratteristiche di base e poi andiamo un pochino sempre più in profondità e cerchiamo di capirla. In sostanza la chitarra è una Aire. Per chi conosce Eco è già abbastanza per capire alcune delle caratteristiche dello strumento. La prima cosa che ho notato leggendo la scheda tecnica sono i legni. Tra l'altro questa scheda ve la lascio qui sotto in descrizione, così se volete leggerla sul sito di Musical Store potete farlo. Perché i legni hanno attirato così tanto la mia attenzione? Perché sono ereditati direttamente dalla Eco Aire Relic. Questa chitarra è già passata sul canale, l'abbiamo già vista, però tutte le cose dette su quella chitarra non valgono per questa chitarra perché c'è molto di più da dire qui. Abbiamo il body che è in paulonia, che è un legno molto simile allo Swamp Ash. Bello leggero e infatti la chitarra pesa veramente poco. Questa cosa aiuta tantissimo ad avere maneggevolezza sullo strumento quando ce l'abbiamo addosso. Il manico è in acero americano e la tastiera è curiosa. Dico curiosa perché è fatta con una resina a base di legno e non con un legno vero e proprio. È chiamata VPC, ovvero Wood Polymer Composites. Quindi non è un vero legno, ma è fatto per avvicinarsi davvero tantissimo. Non è meglio, non è peggio, è semplicemente diverso. Dalla Eco Aire Standard invece eredita tutta la parte di elettronica, perché troviamo sulla chitarra i pickup Eco Rockbacker. I pickup sono in configurazione di humbucker singolo e singolo, con ovviamente l'humbucker che è composto da due single coil rockbacker che sono ovviamente splittabili tramite il suo sistema di push-push e non push-pull. A parer mio il push-push è molto più comodo perché invece di dover tirare il potenziometro e far fatica magari con le mani sudate, ok? Con le mani sudate non si riesce a tirarlo e quindi ogni tanto si fa fatica. Così basta schiacciare, il potenziometro si alza, è fatto, lo rischiacci ed è a posto. Quindi possiamo avere l'humbucker classico normalissimo. Faccio push e attivo il single coil. Passare da un suono all'altro è facilissimo e così siamo sicuri di riuscire a cambiare il suono con le tempistiche che vogliamo. Guardando la chitarra sicuramente la prima cosa che viene in mente è che lo strumento sia fatto per suonare tutta quella musica super moderna, molto distorta, a volte anche tanto cattiva. Però la configurazione dei pickup ci dice che lo strumento è molto versatile. Possiamo passare da combinazioni di single coil tipo questa oppure mettere l'humbucker e suonarci rock. Accendiamo la distorsione super cattiva e ci facciamo metal. Come abbiamo sentito prima, abbiamo anche l'humbucker che viene splittato in single coil e ne aumenta ancora di più la versatilità, quindi il look ci dice una cosa ben precisa. Il sound invece è un'altra cosa, cioè non in senso negativo, è uno strumento completo. Esteticamente però devo dire che mi ricorda tantissimo una cosa, ovvero quella macchina nera opaca che guida Vin Diesel in Fast and Furious, giuro, è la stessa cosa. Comunque di tutti quei suoni tra un attimo ne riparliamo, li risentiamo. Andando ancora più nel dettaglio dello strumento abbiamo la scala che è la solita da 25,5 stile Fender, il radius è da 14 quindi abbastanza piatto, i tasti sono 24 e visto che mi chiedete sempre questa cosa io non la dico mai, il capotasto misura 42 mm. Non lo dico mai perché a volte sono informazioni che non si trovano così facilmente e sì, non c'ho voglia ogni tanto di prendere il centimetro e misurare. Altra cosa da far notare è che questo manico ha il truss rod che è regolabile ma dal fondo del manico, quindi tra il pickup al manico e il manico abbiamo tutto il sistema che dobbiamo girare con una chiave apposta per regolare appunto la tensione del truss rod e quindi la bombatura del manico. Il selettore è un super classico a 5 posizioni e con il push push abbiamo 7 combinazioni di suono diverse, cioè 5 normali più le prime due, ovvero il pick-up al ponte e poi la seconda posizione, raddoppiate perché le possiamo fare sia con l'humbucker che con l'humbucker splittato e quindi diventano 5 suoni più 2, quindi 7. Ora vi faccio sentire la chitarra con tutte le posizioni, la provo per bene e poi vi dico quali sono le mie sensazioni suonandola. Così vediamo anche se tutta la premessa del video sarà rispettata oppure no.
Allora, l'unione delle due chitarre funziona. Lo strumento è riuscito, però è un peccato perché ci sono un po' di cose che adesso vediamo. Tra le cose che sicuramente mi piacciono tantissimo di questa chitarra mettiamo la comodità del push-push, il sound in generale, perché mi è proprio piaciuto, anche il ponte che è un Wilkinson nero satinato, tra l'altro fatto apposta per Eco, per questa produzione di chitarre mi è piaciuto. È bello solido e a usarlo con la leva è bello preciso. Adesso però passiamo a quelle cose che di questo strumento non mi hanno convinto. Basterebbe pochissimo e lo strumento migliora tantissimo. La prima è sicuramente la tastiera. I tasti sono dei mini jumbo, bellissimi, che però su questo esemplare sporgono leggermente. Non dà così tanto fastidio mentre si suona, quindi comunque è un difetto che possiamo ritenere accettabile, soprattutto per la fascia di prezzo in cui è lo strumento. La cosa che mi ha dato più fastidio comunque sono i tasti ruvidi. Massimo, non mi volere male, però su questa chitarra se striscio la corda e faccio il vibrato, gratta contro il tasto e fa un rumore e si sente sotto il dito il tasto che è ruvido. Provo a farvelo sentire. Magari il suono non rende così tanto, ma la sensazione sotto le dita un po' ti ammazza il feeling. Mi farebbe un sacco piacere sapere anche direttamente da te Massimo, se guardi il video dimmi qui sotto nei commenti, se questo tipo di problemi magari è già stato notato su altri strumenti oppure è semplicemente uno spiacevole incidente come può succedere a qualsiasi marchio. Sicuramente è una cosa che si risolve con poco, praticamente niente, basta una leggerissima limata ai tasti e va a posto. Però c'è anche da dire che chi compra uno strumento del genere mediamente non ha neanche voglia di scontrarsi con ulteriori spese o sbattersi per fare lui queste cose. Diciamo anche che nella stessa fascia di prezzo, ad esempio le Classic Vibe di Squier, questa cosa non ce l'hanno e si parla di 30 euro di differenza tra i due strumenti ed è un peccato perché chitarre con questa concezione, in questa fascia di prezzo non mi sembra di averne viste altre, forse solo questa. Non so se è un problema solo di questo esemplare che ho io qui oggi oppure se è una cosa in generale, però mi ricordo anche che la Eco Air Relic che ho già provato aveva più o meno la stessa caratteristica, anche se non così tanto accentuata, sicuramente era trascurabile. Una cosa che viene etichettata però come difetto su questa chitarra da tanti è la posizione della leva, ma qui c'è da dire che non è così, non è un difetto. Semplicemente basta mettere la leva nel suo buco, premere la leva fino in fondo e qui sotto al ponticello compare una piccola brugola. Con quella brugola stretta la leva arriva fino a un certo punto, si ferma e non scende oltre e quindi il difetto della leva che tocca e sfiora i potenziometri mentre si suona sparisce. Certo, ricevere la chitarra con già quella brugolina stretta sarebbe una cosa veramente spettacolare, però è una cosa che in un secondissimo si fa, quindi ok lo stesso, però bisogna sapere che va fatto. Altro piccolo contro possono essere le meccaniche, che se non sono accompagnate da un setup fatto come si deve, possono faticare. Però anche lì, con una spesa veramente piccola, nel caso si sistema. Ora, tutte queste cose che non mi piacciono non le sto dicendo perché la chitarra è una strato style, anzi, solo per l'estetica la userei tantissimo con la mia band. Cioè, questa estetica si accompagna benissimo al sound moderno della mia band. Tra l'altro, l'estetica è proprio il motivo principale per cui questa chitarra è nata. Massimo racconta che per un tour gli è stata richiesta la sua chitarra, ma nera. Quindi sul palco per motivi estetici doveva avere il suo strumento principale, però nero. Quindi partendo da quella chitarra con diversi prototipi, poi si è arrivati a questo strumento. Ora, non voglio dire che è una chitarra che punta più sull'estetica che sulla sostanza, perché non è così. Suona davvero bene e l'accoppiata tra Aire Relic e Aire Standard, che è sempre uno scioglilingua da dire, funziona. Però sicuramente è uno strumento che con qualche accorgimento potrebbe migliorare ancora di più e asfaltare letteralmente la concorrenza. C'è anche da dire che uno strumento economico ci sta che abbia delle imperfezioni. Nessuno pretende di spendere 350 euro e avere lo strumento della vita, ma perché no? Alla fine di chitarre così economiche ne sto provando davvero tante grazie al Musical Store 2005 e sto iniziando a farmi un'idea davvero precisa di quale sia l'offerta di strumenti in questa fascia di prezzo. Eco negli ultimi anni è migliorata un sacco e si vede e si sente. Infatti ai miei allievi consiglio sempre come primo strumento la Eco S300 oppure ai più piccoli la S100 perché vanno davvero bene. Ora, se volete vedere uno strumento simile sia come tipo ma anche come fascia di prezzo, io vi rimando qui a questo video, però prima mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale e ditemi nei commenti se poi questo video siete andati a vederlo.